Allora, vediamo un prodotto che è decisamente interessante. Non è sponsorizzato questo video, non me l'ha regalato nessuno, quindi diciamo i pareri saranno poi non condizionati da nulla. Normalmente comunque non mi lascio condizionare anche quando il prodotto mi viene offerto per fare la recensione, anche perché ritengo, diciamo, molto importante il rapporto e cercare comunque di avere la vostra fiducia. In ogni caso, questo prodotto è il nuovissimo Insta360 Flow 2 Pro. Non ho mai provato onestamente il modello precedente, ho sempre utilizzato i prodotti di fascia di casa DJI e di OM. Ripeto, però ho visto questo e mi ha catturato, anche perché sono da poco passato, anche dal punto di vista dell'action cam, dalle DJI. Sono passato, adesso ho preso la Insta360 Ace Pro 2, che devo dire fantastica, e seguiranno poi altri video che sto facendo di approfondimento, e l'ho presa, diciamo, più che altro per utilizzarla in moto, per le prove, per le gite, chiamiamolo così. Per cui quando ho visto questo, ho visto anche il prezzo e ho detto vabbè, dai, faccio anche questa spesa, spero apprezziate gli investimenti che stiamo facendo sul canale, anche sicuramente grazie a voi, perché comunque vi invogliate. Allora, la scatola penso l'abbiate vista tutti. Una delle particolarità, anzi quello che voglio provare, che in realtà mi incuriosisce molto perché non ho trovato nulla in giro, è utilizzarla sul mondo Android, in particolare poi con il mio S24 Ultra. So che è uscito l'S25, ma ripeto, diciamo, anche lì non vengono regalati, per cui ci accontentiamo, useremo l'S24 Ultra. E ho preso anche, sempre per utilizzarlo con l'S24 Ultra, l'adattatore per MagSafe, visto che io utilizzo, vi faccio anche vedere, il mio S24 ha l'anello MagSafe dato da, diciamo, dalla cover. Vediamo se funziona bene oppure no. Comunque la confezione, facciamo un unboxing molto veloce. Abbiamo il classico set qui di manualetti, andiamo a vederli. Cosa c'è? Ok, silicone gel non ci interessa. Abbiamo il classico cavettino USB A, USB C, poi abbiamo una custodia, una borsettina, chiamiamola così. Poi abbiamo, ok, delle istruzioni su come andare a scaricare l'app, e poi lo vediamo insieme. Io non utilizzerò iOS, ma utilizzerò Android. E poi abbiamo i soliti manualetti, e penso ci siano adesivo, ok, classico in stile Insta, i due adesivi. Vabbè, questi ci interessano poco. Passiamo adesso alla parte invece più interessante, che è il gimbal. Voi sapete, immagino sappiate cosa servono prodotti di questo tipo. Vediamo un attimino come è fatto. Allora, prima di tutto vediamo come si apre. Dopodiché abbiamo una serie di etichette da togliere che sono sempre molto belle. Vediamo se ce la faccio, più che altro. Sì, via, una che non ci serve. Poi abbiamo la seconda, che è la parte NFC, ma adesso la facciamo? Sì, forse. Allora, poi esiste questo dispositivo, io ho visto vari video prima di acquistarlo. Normalmente lo si vede bianco, esiste sia in colorazione bianca sia in colorazione come questa grigia. Adesso lo richiudiamo un secondo, così vediamo se riusciamo anche a spegnerlo, e la chiusura dovrebbe essere così. Ok, così è spento e non rompe le scatole. Poi abbiamo altre etichette con le istruzioni, ma anche qui le togliamo e via. Allora, questo è il nostro dispositivo. Dopodiché abbiamo sempre nella scatola abbiamo il supporto, l'adattatore per collegarci, per montarci lo smartphone vero e proprio. Andiamo a vederlo. Ecco, diciamo, la particolarità di questo è che dovrebbe reggere un carico, nonostante sia molto compatto, un carico abbastanza importante, come ad esempio un S24 Ultra. Da quanto ho visto, ripeto, adesso al di là del connettore USB di tipo C, questo dovrebbe garantire quasi una giornata di utilizzo. Dubito fortemente, dipende molto sicuramente dal carico del telefono e dello smartphone, però, ripeto, potrebbe essere
sicuramente un buon compagno di viaggio. Male che vada, ci si porta dietro un power bank e si utilizza quello per ricaricarlo. Però, diciamo, però vedete, la cosa molto carina è che alla fine è davvero compatto, quasi tascabile. A livello di materiali mi sembra fatto molto molto bene, per cui vediamo, prendiamo questo e prendiamo anche il mio smartphone. Non ho ben capito quale sia già il senso. Facing up di qua, per cui così si allarga, vediamo se lo regge, sembrerebbe di sì. Poi andremo a vedere il discorso del bilanciamento, però nel frattempo vedete, si monta semplicemente la fascia, dopodiché in linea teorica bisognerebbe semplicemente aprirlo e andare a montare, visto che è magnetica, diciamo che ok, e a questo punto è montato. Non è sicuramente bilanciato, ma proviamo a fare l'inizializzazione e poi facciamo anche 2 prove. Allora adesso, per evitare di fare danni, togliamolo un secondo e passiamo un attimo alla parte app. Così. Ecco, l'altra cosa carina, dopo passiamo alla parte smartphone, è la presenza dei piedini, ed è una cosa che ho sempre odiato nel modello DJI, perché bisognava sempre ricordarsi di portare dietro l'accessorio, mentre qui vedete ci sono queste, sono delle gambe, un piedistallo che è in alluminio, e questo è sicuramente molto comodo anche per fare comunque delle riprese. Poi oltre a questo c'è sempre l'altra particolarità, ma questo esiste anche in casa DJI, la possibilità di allungarlo perché è telescopico, non tantissimo, però più che sufficiente nella maggior parte dei casi. Poi sotto comunque c'è sempre un attacco a vite, da quelle classiche da 1/4 di pollice, su cui collegare poi eventualmente altre prolunghe e così via, per cui può essere sicuramente interessante. Adesso comunque passiamo, ritogliamo i piedini e passiamo un attimo alla configurazione. Allora, per l'installazione è sufficiente fare la scansione tramite la classica fotocamera del QR code, dopodiché si procede con l'installazione. L'installazione che però non avviene attraverso il Play Store, perlomeno, ma avviene, vedete, direttamente viene fatto il download dell'APK direttamente dal sito di Insta. Vediamo un attimino, finisco l'installazione e riprendiamo. Allora, terminato il download è necessario fare l'installazione. L'installazione non avviene automaticamente, ma bisogna passare attraverso, una volta cliccato sul file che avete scaricato, passare attraverso installazione pacchetti, il quale, vabbè, diciamo, vuoi aggiornare. In questo caso io l'avevo già installato, vediamo se mi fa l'aggiornamento. Per cui è la stessa applicazione che si trova anche sullo Play Store, che è la stessa che si utilizza anche per le Action Cam. A questo punto dovrei avvicinarlo tramite NFC, ma ok, tramite NFC viene riconosciuto, per cui anche qui è abbastanza semplice. Va bene, iniziamo a scaricare. Ho capito, aggiorniamo il firmware, vediamo anche quanto tempo ci mette, immagino un po'. Ok, firmware installato. Premere per connettere. A questo punto no, ho sbagliato io. È necessario chiudiamo un attimo i piedini, molto comodi devo dire. A questo punto possiamo provare a richiedere l'attivazione. Vabbè, richiede. A questo punto, dopo aver fatto, autorizziamo l'uso della fotocamera, il microfono,
e le impostazioni di sistema, va bene, concediamo l'autorizzazione anche a questo e possiamo iniziare. Vabbè, il telefono è già collegato, ok, ci siamo. A questo punto abbiamo la guida, premi 2 volte, ok, per passare alla schermata premi 2 volte il pulsante, ok, e poi vabbè, diciamo che è sulla guida, va bene, ci siamo, facciamola. E poi l'ultimo pulsante di attivazione per annullare il tracciamento. Ok, questo avvia la registrazione e così la si interrompe. Comunque poi abbiamo la guida che spiega pulsante per pulsante cosa serve, per cui diciamo che il primo è l'otturatore, quindi quello che avvia la registrazione. Abbiamo l'M button che passa da una modalità di inseguimento di tracciamento e così via, oppure modalità standby. Dopodiché abbiamo il pulsante switch, che è questo, che passa fotocamera frontale o a quella posteriore. Doppio clic invece si passa dalla posizione orizzontale a quella verticale, 3 volte il pulsante modalità foto o video, e pulsante C avvia una ripresa, ok, il quarto avvia delle funzioni automatiche, tra cui la ripresa panoramica, e poi vediamo cosa c'è ancora, pannello touch, ok, l'illuminazione, va bene, non mi interessa. Poi abbiamo altra cosa carina, abbiamo la corona, che in realtà è un wheel drive, cioè diciamo una sorta di rotella che gira e serve normalmente per, come si può dire, sia per lo zoom sia per la messa a fuoco di solito. Poi vediamo modalità FPV e va bene, la guida, diciamo che il tour l'ho completato. Poi abbiamo l'impostazione del frame rate, vediamo se riesco a farvele vedere in un modo molto semplice. Impostazione dei parametri di ripresa, impostazioni comuni del gimbal e tutta una serie di altre funzionalità. Vediamo comunque devo premere, altrimenti qui non se ne va. E abbiamo lo smartphone registra fino a 8K l'S24, qui abbiamo un massimo di 4K a 60 frame, mi va bene. Poi abbiamo i parametri, anche qui sicuramente interessanti, abbiamo l'otturatore, l'ISO, l'esposizione, quindi la compensazione, il bilanciamento del bianco, che può essere automatico, piuttosto che modalità flow auto. Poi abbiamo il wheel, quindi questa rotellina che fa da zoom, forza motoria, velocità del joystick, cioè ha veramente moltissime, anche la velocità dello zoom, il tracciamento, effettivamente ha molte impostazioni. L'unica cosa che non vedo, vediamo però se la trovo da qualche parte, eventualmente sono i formati. Va bene, istogramma, se voglio una griglia, quindi attiva, vediamo se si vede sotto, c'è una griglia, e l'istogramma, questo è comodissimo per vedere come siamo messi a livello di illuminazione. Dopodiché torniamo ancora qui e vediamo già se lo zoom funziona, vedete? Sì, va bene, la guida non mi interessa, però è comodo perché vedete, con una mano in pratica posso eseguire uno zoom ed è anche molto fluido. Poi facciamo partire una registrazione così vediamo anche se lo zoom mi sembra comunque interessante e fluido. Dopodiché interrompiamo un attimo la registrazione, possiamo provare a le varie modalità. Ok, vedete come rimane comunque sempre bello, stabile. Questo è decisamente interessante come gestione ed è comodo soprattutto se dovete fare riprese anche di soggetti in movimento. Per cui poi abbiamo ancora premere lungo il pulsante switch per scorrere il video appena registrato, va bene, non mi interessa.
ok, via. Queste sono tutte le funzioni che, diciamo, non mi interessano adesso, i tutorial nella riproduzione. Però vedete, è sicuramente interessante, è vero, è un'app proprietaria, però ben fatta, devo dire. Niente, torniamo qui, andiamo a vedere ancora qualche opzione, cos'è che abbiamo. Poi abbiamo l'illuminazione sì o no, ed è basata, vediamo se riusciamo a dare un'occhiata, è basata sì sempre sul flash, però è in grado anche comunque di pilotare il flash. Non voglio il trigger, un attimo. Ok, lo disattiviamo. Poi abbiamo, ok, le varie modalità. Ok, tracciamento, attiviamo il tracciamento tramite gesti, anche qui carino. E poi abbiamo, non lo so, lo vedrò un'altra volta. Adesso proviamo a inseguire qui, mettiamo sotto questo, facciamo una prova proprio così, non so se si vede, ma sta cercando di inseguire l'oggetto per mantenerlo al centro. Poi faremo comunque, magari farò altri video, se questo voleva essere, diciamo, più che altro un semplice unboxing. Però vediamo se sposto il soggetto, vedete che lui si sposta ed è molto reattivo. Rispetto al prodotto DJI che avevo, devo dire che fa la differenza. Ecco, dicevo, sicuramente carina, per il prezzo che ha mi sembra anche davvero tanta roba. Io utilizzo gimbal soprattutto con la macchina fotografica, con lo smartphone non è sicuramente una delle cose che utilizzo di più, però questo non vuol dire che non sia interessante. Allora, vediamo alcune cose carine sotto come possibilità. Allora, l'applicazione mette a disposizione foto panoramiche, foto standard e naturalmente poi per queste tipologie andiamo a cambiare la modalità. Questo è ok, va bene. Allora, cambiamo la modalità e torniamo qua. Allora, tra le possibilità quindi abbiamo foto panoramiche, foto standard, video, abbiamo il time shift, dolly zoom, poi abbiamo una modalità widescreen, modalità live, e poi vabbè, anche questa modalità up mode, che poi eventualmente, se vi interessa, me lo scrivete e cercherò di accontentarvi, cioè di fare un video apposta. Per cui torniamo a video, che è il motivo per cui l'ho preso principalmente. In effetti bisogna prendersi un attimino la mano, ma è comodo, vedete? Con un singolo clic si cambia modalità fotocamera, quindi modalità selfie, piuttosto che qui abbiamo comunque la possibilità di fare zoom. Sì, ho capito, non mi interessa, mi interessava la modalità video. Vedete, comunque è particolarmente comodo anche l'uso dello zoom e mi sembra che a livello qualitativo non sia neanche così male, anzi. Vabbè, questo sicuramente fa la differenza il cellulare che utilizzate, lo smartphone che utilizzate. Cosa sicuramente carina nella modalità di ripresa video è l'uso delle telecamere, nel senso che l'S24 è dotato di più telecamere e vedete, c'è un piccolo scatto quando si passa da una telecamera all'altra, però questo è in grado di sfruttarle fino in fondo, dopodiché cambia. In questo caso arriviamo fino a uno zoom massimo del 10x e non va oltre, però c'è proprio una sorta di passaggio da una fotocamera all'altra, si vede con un piccolo scatto. Non so se avete notato.
però c'è, così dall'1 allo 0,7, però comunque è sicuramente una gran cosa, perché anziché ricorrere all'uso della funzione digitale, che sicuramente è possibile abilitarla, in questo caso abbiamo proprio una ripresa fatta con le fotocamere, con le multifotocamere. Secondo me tanta roba. Per cui direi, per il momento, diciamo, sotto questo punto di vista possiamo dire che ci siamo. Adesso sganciamo un attimo, lo spegniamo, lo mettiamo in stand by. Per metterlo in stand by in teoria è sufficiente premere 3 volte o tenere premuto. Ok, così va in stand by, a questo punto siamo liberi di sganciarlo e passiamo a vedere un'altra cosa. Adesso proviamo a togliere questo, il supporto così, che è comodo, ma è comodo perché comunque lo sgancio è rapido e lo potete tranquillamente lasciare attaccato senza dover impazzire. Però passiamo e proviamo anche questo, che è un accessorio che costa una ventina di euro, è vero, sono sempre 20 euro spesi in più rispetto a diciamo ai 169 che costa adesso il Flow, però vediamo se è comodo o no, se ne vale la pena, anche per chi non ha iPhone. È sicuramente un prodotto nato per chi ha, come si può dire, adesso, scusate, ho saltato la parte legata, è un prodotto destinato a chi ha comunque o un iPhone con MagSafe o comunque una cover con MagSafe. In questo caso vedete è molto molto sottile, però vediamo anche se si aggancia nel modo corretto ed è sicuro oppure no. Sembra abbastanza sicuro sotto questo punto di vista, però faccio le prove su questo tavolo. Ok, si ricollega. A quanto pare con l'aggancio magnetico non riesce a calibrare, però vediamo se c'è un altro sistema. Instant flow, non mi interessa, ripristina. Calibrazione. Come telefono non installato. Vedete, continuano a uscire messaggi di telefono non installato, e probabilmente questa cosa non gli piace. Per cui ritorniamo alla vecchia modalità e rimontiamo il supporto con l'indicazione qui. Ok, le fotocamere, vedete comunque c'è il simbolo per capire come montarlo. E poi andiamo a fare questo giochettino qua che lo aggancia e vediamo se a questo punto riparte oppure no. Sì, decisamente sì. Per cui probabilmente con questo dispositivo installato, però, che non era qui ma era qui, calibrazione automatica, parte, mentre con l'altra cover, quindi con questo, sembra invece non funzionare, nel senso che è come se non rilevassi il peso del telefono, ma è stranissimo perché il peso c'è. Per cui vabbè, mi informerò, eventualmente poi farò un video dove andremo a vedere questa cosa. Per il momento direi che è tutto, è sufficiente, nel senso che è un dispositivo che va provato e lo utilizzerò nei prossimi giorni, visto che devo anche andare in fiera a Verona, vedrò comunque di portarmelo dietro. È decisamente carina secondo me anche la possibilità di, vedete, comunque di allungare e anche per fare riprese dall'alto, così è sicuramente comoda, per cui direi che ci può stare. Se considerate il prezzo, direi che c'è tanta roba. Anche i controlli comunque sono veloci, il tracking è veloce. Va bene,
ci giocherò un po'. Se avete comunque domande o qualcosa, ripeto, non voleva essere un video tecnico, ce ne sono 2000, mi interessava vedere un attimino le caratteristiche e il comportamento, poi sicuramente richiede del tempo come tutte le cose, però diciamo che ci può anche stare. Va bene, come al solito vi lascio comunque il link in descrizione, è un link diretto a Insta360, ripeto anche lì è un piccolo gesto, nel senso che se decidete di acquistarlo vi lascio comunque sia il link su Insta che su Amazon, diciamo prendiamo una piccolissima percentuale ma comunque è qualcosa che ci può aiutare, soprattutto anche perché questi prodotti sono stati acquistati, non sono stati regalati, e come potete immaginare, ripeto, per un canale piccolo come il nostro cercare comunque di portare dei contenuti interessanti richiede comunque un investimento. Vi anticipo che nei prossimi giorni proverò anche un gimbal della Xeon, un Crane 4E, e lo proverò con una Nikon ben carrozzata anche come peso. Va bene, detto questo vi invito come al solito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a lasciare un like se il video vi è piaciuto. Grazie e alla prossima!